Buongiorno da Desenzano, sono le 7 mattina e vi faccio vedere il lago a quest'ora. Il sole si è già alzato, però ci sono dei bei colori ed è tutto molto tranquillo. Siamo a fine settembre, guardate. E adesso andiamo a fare una passeggiata da quella parte. Sì, il sole si è già alzato da poco e adesso c'è uno spettacolo stupendo di luci. Guardate di là, questa è la camminata di Desenzano. Abbiamo anche i cigni che fanno da sfondo, guardate. Ed è tutto molto molto tranquillo. Di là c'è Desenzano, per chi non lo sapesse, il porto, quello è il porto del Barcavela che sto inquadrando e guardate, poi guardate come cambiano i colori da quella parte rispetto a qua. La mattina c'è poca gente. E io metto gli occhiali perché non sembra dalla videocamera, ma quando si alza il sole colpisce gli occhi, poi dà veramente fastidio. Questo è lo spettacolo che io vedo più o meno quasi tutte le mattine quando vengo qui a fare la camminata. Io non ve l'ho detto, per chi non mi conosce, abito qua a Desenzano. Io ho aperto questo canale per parlare del lago di Garda, quindi nel mio canale trovate molti video del lago di Garda. Che poi sembrerebbe anche il tramonto, ma in realtà è l'alba. E venire qui la mattina a me piace molto perché è proprio tranquillo. Poi siamo a fine settembre e non c'è nessuno, turisti non ci sono. E ho proprio il sole davanti. Che poi il telefono non rende i colori che sta creando qua sul lago, perché io vedo dalla videocamera, vedo anche la realtà ed è fortissimo. Infatti faccio fatica, ehm, già con gli occhiali faccio molta, scusate che non riesco a regolare il telefono, con gli occhiali faccio fatica a guardare, è fortissimo e senti proprio il calore che arriva.
sono anche appena svegliato, quindi faccio anche fatica a connettere per raccontarvi un po' di cose, però godetevi lo spettacolo. E dicevo che mi dà un senso di tranquillità venire qui la mattina, impagabile, in un mondo, no, tutto veloce, dove tutto cambia, tutto è super veloce. Beh, già abitare qua sul lago di Garda, a Desenzano specialmente, ma anche altri posti, sembra un po' più tutto rallentato, no? Ogni tanto mi capita per lavoro di andare a Milano, caos, e poi torno qui e sembra di vivere un altro mondo. Quella che vedete là, se vi è mai capitato di passare davanti, poi la vediamo meglio, è una scuola privata, medie e superiori, erogazionisti. Tutta una storia lì dietro, era una villa di una contessa, poi ha avuto qualche lutto familiare, se n'è andata, e questo penso 100 anni fa circa è successo, poi l'ha lasciata appunto a questa congregazione appartenente alla chiesa dei erogazionisti, preti, frati, adesso non ricordo bene. Hanno aggiunto poi una parte, è diventata poi un orfanotrofio e poi una scuola, eccetera, una scuola privata, e adesso il sole è sparito, quindi potremmo anche salutarci qua. Di lì, la scuola, tanti passano qua davanti, si domandano chi cos'è, eccola lì, aspettate che salgo qua sopra, quella. Dicevo, in un mondo super veloce, dai, cambiamo ancora un pezzo, posso togliere gli occhiali, dove tutto cambia. Tra l'altro ho letto un bel libro, Vita liquida e Modernità liquida, sono due libri di Bauman, un sociologo morto qualche anno fa, credo intorno ai 90-95 anni, e in questi due libri parla di come oggi la vita è liquida rispetto alla solidità della vita di 30, 40, 50 anni fa. Scusatemi, mi è venuto in mente l'argomento pensando alla vita veloce che si fa un po' fuori da qua. E il libro, se a qualcuno interessa, sono due libri che io vi consiglio di leggere: Vita liquida e Modernità liquida di Bauman. E ora, questo non è un canale dedicato ai libri, ma stamattina mi è venuto in mente questa cosa, perché ieri sera mi sono capitati tra le mani, avevo già letti, e sono molto interessanti perché spiega come 30-40 anni fa, intanto facciamo una camminata sul lago e mi sto anche riprendendo l'aria fresca, come la vita era solida dal punto di vista sociale, per esempio economico, no? Sociale, ti sposavi, dal punto di vista familiare, e per 30, 40, 50 anni eri sicuro fino alla morte di rimanere con la stessa persona. Nel lavoro avevi un lavoro ed era solido, bene o male ci arrivavi alla pensione. Oggi non è più così, tutto è molto liquido, tutto cambia velocemente. Oggi non sai se arriverai all'anno dopo col matrimonio, non sai se l'anno dopo avrai ancora lo stesso lavoro, e questo crea un problema anche. Poi ho letto un altro libro sull'identità che è stra interessante, cioè perché noi abbiamo un io, adesso perché dico queste cose la mattina, è partito questa cosa del libro, perché noi abbiamo un io individuale. Questo l'avevo letto nel libro di Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, la vita quotidiana come rappresentazione, o le rappresentazioni della vita quotidiana, qualcosa del genere, le rappresentazioni della vita quotidiana di Goffman. Noi abbiamo un io, adesso qua mi lavo, no, perché c'è la fontana, che noi abbiamo un io individuale e un io sociale, no? Cosa c'entra con il discorso di prima? Io sociale, che cosa fai? Io sono un avvocato, io sono un medico, ci identifichiamo. Nel momento in cui la vita è liquida, ti cambia, non è più quel lavoro, non sei più, e quindi
Io conosco una persona che ha fatto per 20 anni l'avvocato e adesso fa la farmacista, doppia laurea perché il papà aveva la farmacia, il papà è morto, lei doveva per forza, cioè voleva prendere la farmacia e quindi io sono un avvocato, io non sono più avvocato, sono una farmacista, cioè capite? E ne parlavo proprio la settimana scorsa con questa farmacista di questo, anche lei ha avuto questo problema di identificazione, no? E poi c'è l'io individuale, perché, ma potrei anche non parlarne, che dite? Io individuale perché noi chi siamo alla fine? Interessante, Goffman dice chiudi in una stanza, quando sei in una stanza da solo, da sola, non c'è nessuno, quello sei tu. Appena usciamo c'è l'io sociale, e nel libro poi invece di Goffman delle rappresentazioni della vita quotidiana era interessante come spiegava che la vita è un palcoscenico, è una metafora naturalmente, dove lui ha usato questa metafora per tutto il libro per spiegare come in ogni contesto mettiamo delle maschere e recitiamo una parte. Tra parentesi, per esempio, quando siete al supermercato, in posta, vedete come le persone interpretano il ruolo e quasi perdono l'umanità, sono molto anche robotiche nel parlare, no? E proprio perché interpretano un ruolo. Vabbè, vi ho annoiato anche troppo. Comunque, per chi non lo sapesse, mi interessano questi temi, ora lo sapete. Comunque, che bello, si riflette, guardate, sì, da qui si riflette il contesto. Va bene, prometto che non parlerò più di libri perché altrimenti qua il canale diventa passeggiata con i libri sulla Lago di Garda, non c'entra più niente. E iscrivetevi al canale, molto importante, se vi piacciono i miei video mi aiutate molto, vi iscrivete, c'è il pulsante iscriviti, non costa nulla, non vi impegna, non succede nulla, semplicemente che iscrivendovi al canale mi aiutate nel mio lavoro dei video, e a voi che cosa avete in cambio? Che potete ritrovarmi, perché nel mare di internet, di YouTube, potreste, se è la prima volta che vedete questo video, non ritrovarmi mai più. E quindi iscrivendovi poi andate nei canali che avete nella lista iscritti e mi ritrovate. Va bene, basta chiacchiere e ci vediamo in un prossimo video. E mi sono anche dimenticato di dirvi una cosa, mentre camminavo mi viene in mente una signora che segue il canale della Romagna, perché questo passava, quel signore, passava sul Lago di Garda con la musica Romagna, Romagna mia. Sono anche stonato. No, una cosa relativa al discorso di prima, ho tolto il microfono quindi sentite l'audio in maniera diversa. Sulla tecnologia, è importantissimo, la tecnologia cambia velocemente, le persone non hanno più il tempo di adattarsi alla tecnologia. Anzi, vado di qua che vedete anche poi il lago che è meglio. Non hanno più, e quindi tempo di adattarsi rispetto a una volta. La tecnologia, faccio sbiascico, devo fare colazione, la tecnologia c'è sempre stata. Pensate anche alla semplicità di passare da scrivere a mano alla macchina a scrivere, però c'era più tempo per adattarsi. Oggi, se vi accorgete, cambia tutto molto velocemente. Adesso c'è l'intelligenza artificiale, poi i social cambiano, vai sull'applicazione, prima andai sul sito internet della tua banca, poi c'è l'applicazione, poi ogni volta poi torni, hanno rinnovato, e molti rimangono indietro, ma non per magari la mancanza di voglia di studiare, di aggiornarsi, non c'è tempo a volte. E non so se capita anche a voi di avere quella sensazione di dire, quella voglia di dire basta, fermiamoci, va bene la tecnologia, va bene il progresso perché comunque ci fa star meglio in tante volte, ma fermiamoci un attimo. Cioè, non mi piacerebbe un anno dove tutto non cambia, la tecnologia si ferma, abbiamo il tempo di respirare, di imparare, di apprendere, no? Va bene, chiudiamo, ciao.